Buongiorno, mi trovo vicino ad Erba, non questa, precisamente a Caslino d'Erba in provincia di Como. Oggi ho fatto un bel po' di strada per arrivare qui, sono le 6:30 e sto già camminando visto che comincia già a albeggiare. E l'escursione di oggi prevede di andare Monte Palanzone. Lì sopra so che c'è un sentiero che potrei fare, ma vista la parete che c'è, ho letto anche che è un po' da fare attenzione. Allora ho deciso di pipparmi i miei soliti chilometri su strada asfaltata per avvicinarmi al sentiero ed evitare il tratto difficoltoso che avete appena visto. Godetevi il video! L'inizio del sentiero e via si sale. Nello spezzone di video che avete visto prima, sopra la parete di roccia passava un sentiero e io arrivavo da lì e poi dovevo proseguire in questa direzione. Qua ci sono i cartelli, qui non ci sono segnati i numeri dei sentieri, però io mi devo dirigere al Monte Palanzone, 2 ore e 30 super di qua. Diciamo che l'ho allungata un pezzettino per evitare il sentiero un po' esposto e ci sta. Qui non si riesce a capire la pendenza di questo sentiero. Prima parte bella dura, difficile. Io sono arrivato da quella direzione, a queste indicazioni mi trovo alla bocchetta di Vallunga e prendo per Cade alla Volta, Palanzone e Rifugio Riella dritto.
Monte Palanzone, anche questo fatto. Tac. Sono arrivato in vetta al Monte Palanzone, come vedete, dove c'è quella struttura in roccia. Là sotto si vede il lago e adesso io mi dirigo al rifugio. Avanti. Quello che avete appena visto è il rifugio Riella, ma non è il rifugio dove mi fermerò a mangiare io. Il rifugio dove voglio andare invece è Capannamara, che è circa 40 minuti da qua, come si è visto dalle indicazioni. Da lì poi avrò circa un'oretta per tornare alla macchina e finire il giro di oggi. Comunque la salita al monte è bella tosta. L'ultimo pezzo fa 200 metri di dislivello in forse neanche 1 chilometro, è in piedi praticamente, però sopra la vista è appagante. Qua sopra c'era l'altro sentiero che si poteva fare per scendere dal Monte Palanzone e poi si ricongiungeva a questo che sto facendo io. Io ho voluto passare di qua perché ho voluto andare a fare visita al rifugio Riella, vedere un po' com'è. Io sto facendo il sentiero della dorsale, però a sinistra, leggermente più basso, c'è un altro sentiero che poi si ricongiunge a questo e che porta alla Capannamara. Allora, per farvi capire la pendenza di quel tratto, quando ero in cima ho guardato l'orologio, ero esattamente a 12 km 74 e a 1200 metri di quota. Arrivato giù sono a 12,88, 1156 metri. È verticale. Meno male che l'ho fatto a scendere, non a salire, se no arrivavo su all'infarto. Infatti ho visto delle persone che facevano il sentiero, quello alla sinistra che vi spiegavo prima, e adesso ho capito il motivo, perché hanno fatto quello e non quello che ho fatto io in discesa. Sono arrivato al rifugio Capannamara, adesso una piccola sosta prima del pranzo e poi si riprende la discesa. Ho appena finito di mangiare al rifugio, ho mangiato benissimo e poi al rifugio dentro è una cosa spettacolare. È rustico ma è bellissimo, ve lo consiglio davvero di venire a mangiare alla Capannamara. Adesso io riprendo la discesa e ritorno alla macchina e ci vediamo dopo. E adesso direzione Monte Puscio. Non ditemi quale monte è perché non lo so proprio. Croce del Monte Puscio, anche questa fatta. Tac. E anche stavolta il piano B ha funzionato, ci vuole sempre un piano B. Sono arrivato a un certo punto del sentiero dove era franato e c'era il canalone, non si poteva attraversare perché se non era franato si vedeva bene il sentiero dall'altra parte da sto canalone, che poi c'era anche un po' di acqua, un rivolo d'acqua. Allora sapevo che c'era l'altro sentiero che veniva da un'altra parte, ho preso quel sentiero lì e adesso sto camminando su quel sentiero. Ci vuole sempre un piano B.
altrimenti bisogna farsi venire per me con l'elicottero. E comunque niente, sono arrivato quasi alla macchina, manca, sarà quarto d'ora di sentiero. Giro bello, impegnativo il primo pezzo, ma veramente tanto impegnativo per quanto riguarda il dislivello, perché non molla, ma veramente tanto. Si fanno addirittura 1200 metri di dislivello nei primi 6-7 km e quindi c'è da faticare, però il sentiero è bello, non ci sono difficoltà, un paio di tratti con le catene, ma giusto per sicurezza, probabilmente durante il periodo invernale. E il rifugio si mangia veramente bene, e poi a me è piaciuto tanto perché è troppo bello quel rifugio lì. Infatti ci tornerò se riesco a portare anche Marco. E guardate la traccia GPS, le trovate sotto nelle descrizioni del video. È inutile dirvi quella macchiolina lì rossa sotto di schiacciarla, e anche la campanellina lì a fianco, tanto non vi costa niente. Schiacciate il tasto rosso e attivate la campanella. Alla prossima, ciao!